In particolare per quanto riguarda una delle attività più importanti, diciamo, della confraternita, è rappresentata dalla lavorazione delle palme, che vengono lavorate al termine di un lungo periodo che dura praticamente dall'estate precedente, quando le palme devono essere chiuse, cioè le foglie vanno ristrette, rinchiuse, in modo che non passino i raggi del sole e quindi la foglia all'interno rimanga bianca. Queste foglie poi la settimana precedente alla Domenica delle Palme, quindi vengono tagliate in modo che si abbia il materiale con cui poi si possa procedere alla loro lavorazione. Però da anni a questa parte, da un ventennio e forse di più, in paese, qui a Sant'Orso Sul Giù, ci sono state delle palme, c'erano delle piante di palme e abbiamo iniziato a ponderare l'idea che si potrebbe tagliare e curare queste palme. Abbiamo parlato con i proprietari, hanno acconsentito di usarla noi questa palma, cioè di essere noi i curatori della pianta, e abbiamo iniziato ad avere negli anni, nel periodo delle palme, abbastanza palma da non avere più problemi di acquisto. E non solo per il fabbisogno della confraternita, ma oltre il fabbisogno anche delle persone che venivano a fare qualche richiesta, qualche pezzo, però mancavano i tessitori. Ci mancavano i tessitori perché nessuno sapeva fare, perché nessuno, gli anziani, ci ha imparato. Avevamo questo problema. Comunque, qualcuno ha iniziato a vedere, a controllare, e si è arrivati ad un apprendimento abbastanza superficiale delle cose. Ci siamo messi anche noi a lavorare e piano piano, dopo anni di lavoro, io non dico da un anno all'altro, ma dopo anni di lavoro, si è arrivati ad essere quasi completi di tutti i lavori che qui a Sant'Orso Sul Giù si possono fare. La confraternita Sant'Orso Sul Giù, per risalire alla storia delle confraternite a Sant'Orso Sul Giù, bisogna andare agli inizi, alla fine del XVI secolo, circa 420 anni o 430 anni fa, 1570. In quegli anni venne fondata la prima confraternita laicale qui a Sant'Orso Sul Giù, che era questa di Santa Croce e faceva parte alla Arciconfraternita del Gonfalone di Roma. La seconda confraternita, che venne riconosciuta legalmente e con statuti della bolla papale, era quella del Santissimo Rosario, della Madonna del Rosario, che è nata nel 1605, 5 anni dopo il 1600. La terza confraternita è stata quella della Madonna del Carmine, che è nata negli anni verso il 1623. La seconda, l'ultima confraternita, è nata nel 1775, che era quella della Dolorata. Le cose più importanti, secondo me, la cosa più importante, secondo me, è l'aggregazione sociale, il momento in cui tutti quanti siamo insieme, facciamo il lavoro, cantiamo, beviamo anche un bicchiere di vino, perché così è la tradizione, e in più facciamo le cerimonie, ma il momento sociale, tutti insieme, è il momento più importante. Cosa mi ha spinto a entrare in confraternita? Sicuramente c'è una componente di tradizione familiare, perché mio padre era confratello del Carmine, è stato anche priore, poi per vari motivi ha dovuto lasciare la confraternita. Diciamo che a parte la tradizione familiare mi ha spinto a entrare in confraternita la bellezza, secondo me, che caratterizza la Novena del Carmine, la bellezza che caratterizza la chiesa, la confraternita stessa e tutto il vicinato, diciamo, tutti quegli ambienti
tutte quelle situazioni che vengono a crearsi dal 7 luglio al 16 luglio, quando tutto il vicinato si riunisce attorno alla novena del Carmine, e l'ambiente chiaramente della confraternita del Carmine. Diciamo che c'eravamo amici all'interno della confraternita, abbiamo formato anche un gruppo di amici, si può dire, all'interno della confraternita, perché il gruppo, ecco, col quale esco è composto interamente da confratelli del Carmine. La lavorazione viene insegnata all'interno delle confraternite, nell'ambito quindi delle confraternite, ad opera delle varie, degli anziani, diciamo, di ogni confraternita. Io in particolare ho imparato la confraternita del Carmine, quando sono entrato io, era un po' in declino, nel senso che non c'erano tante persone anziane, stava quasi scomparendo, quindi quando sono entrato io con altri ragazzi ci siamo trovati in una situazione siamo stati poco aiutati da quel punto di vista, quindi abbiamo dovuto imparare basandoci e facendo riferimento anche a persone estranee alla nostra confraternita che ci hanno dato una mano, ci hanno aiutato e ci hanno insegnato le basi su cui poi costruire la palma lavorata in modo completo. Ecco. L'attività è un'attività che richiede molta manualità, è un'attività non semplice, più che altro perché è una cosa che viene fatta una settimana nell'arco di un anno, quindi da un anno all'altro si perde la capacità quasi, è necessario i primi giorni in cui si ricomincia il lavoro, riprendere appunto la manualità e per la creazione delle varie figure che poi si ripetono. Quando in questi ultimi anni, ho visto molti ragazzi venire ad aiutare a fare i mazzetti dell'ulivo, a fare le palme, anche non essendo iscritti, ecco, voglio dire. E quindi c'è un interesse particolare, anche da parte dei ragazzi delle scuole elementari, che le maestre li mandano a vedere. Sì, è importante, per la maggioranza delle persone è molto importante. A noi ci interessa però che i giovani vengano a imparare. Questa è una tradizione che non deve morire, assolutamente. Era quasi per morire. Negli anni 70, agli inizi degli anni 70, c'erano gli anziani che avevano una certa cultura verso i giovani. La palma si comprava, si spendeva, costava un po'. Quindi era logico che gli anziani, quando un giovane andava lì a vedere, a toccare un pezzettino di palma, gli diceva stai attento a non toccare perché quella costa e dobbiamo lavorare, dobbiamo darla, queste cose del genere. Anche a me è capitato. Mi ha dato un grido un anziano, un giovane, mi sono anche spaventato. Io non mi sono accorto, ma non avevo nessuna intenzione di... Ma il ruolo, perché nella confraternita è una scelta che ho fatto e mi sono sempre trovato bene nell'ambiente, nella lavorazione delle palme e tutto il resto. Poi ho imparato dagli anziani. E adesso ho visto anche negli ultimi anni molti giovani, anche più giovani di me, che anche io alla loro età avevo iniziato a fare palmi, a seguire i canti, a essere nell'ambiente. Spetta però agli anziani di ogni confraternita, non solamente della nostra, che debbano in qualche modo seguire i giovani e fargli capire che non è un'attività folcloristica, non è un'attività che può essere di divertimento, si può essere di divertimento, perché quando siamo insieme si è allegri, si beve un bicchiere di vino e tutte queste cose del genere, come ospitalità e tutte queste cose. Però deve tener conto il giovane che deve seguire quelle famose regole che sono
presenti in un'associazione come può essere la confraternita. Per dare vita alle palme, dalle più grandi, che sono quelle che vengono destinate al celebrante, al priore, alle prioresse, a quelle più piccole. In particolare poi anche all'interno di questa attività la confraternita si occupa di suddividere le palme, nel senso che oltre a quelle più grandi, più importanti, di cui ho parlato poco fa, ce ne sono altre che vengono consegnate, vengono lavorate e consegnate sotto forma di obbligazioni, cioè sono delle palme che vengono date in dono alle persone che hanno dato la foglia alla confraternita. Infatti noi ormai da molti anni che non stiamo comprando più le foglie di palma come si faceva invece in passato, perché siamo riusciti, chiedendo, organizzandoci comunque con un po' di lavoro, a chiudere, ad essere autosufficienti da questo punto di vista. Quindi le persone che ci mettono a disposizione la loro palma per poter poi utilizzare appunto le foglie, vengono ricompensate con una o più palme lavorate che vengono consegnate. Che le confraternite, ora come ora, hanno uno scopo prettamente religioso, hanno uno scopo, diciamo, di poter frequentare e partecipare attivamente in seno alla vita ecclesiastica della parrocchia, del paese, della comunità dove vengono fondate. Oggi sicuramente non hanno un ruolo come nei periodi di fondazione, nei periodi che sono nate le confraternite a partire dal XIII secolo, che erano in pratica le uniche associazioni che avevano in potere di aiutare le persone, le compagnie di mutuo soccorso. Quelle erano le uniche associazioni che le comunità e in pratica tutta la gente di una nazione, di un popolo dove erano le confraternite, avevano al posto di... oggi abbiamo gli ospedali, oggi abbiamo l'assistenza sanitaria, ma prima non c'era. Prima c'erano le confraternite che davano l'assistenza alle persone malate, davano l'assistenza alla sepoltura dei morti, molte confraternite sono state fondate per quanto riguarda queste attività del seppellimento, perché altrimenti non c'era nessuno che seppelliva i morti. A Cagliari c'è la confraternita della Buona Morte che facevano questo ruolo, ecco, in tanti altri paesi sicuramente, sia in Sardegna che anche in tutto il mondo cattolico. Ecco. La confraternita deve essere il cuscinetto di scorrimento tra una generazione e l'altra. Tutti i presenti, tutti i confratelli delle generazioni hanno fatto questo. Questa è la classica tradizione orale. Se si interrompe, se c'è un anello di catena che si rompe, che si spezza, si rompe tante altre cose e il danno sarà incalcolabile.